Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e il denaro del primo semestre 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa, ragazzi. Può essere un periodo come di intuizioni, un periodo dove vedrete altrove, dove vedrete oltre. Può essere un periodo anche di nuovi inizi a livello di percorsi di studi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono comunque per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono 3. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è un corso base di numerologia che sto pubblicando in questo periodo. Inoltre ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi, uno è un corso live che partirà a gennaio 2026, l'altro è un videocorso fast, veloce, cioè diciamo che per chi non sa ancora bene se vuole effettivamente diventare cartomante o no, è un primo approccio. Comunque trovate tutto sotto in descrizione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 6 di pentacoli, un 10 di spade, una regina di bastoni, 3 di spade, 9 di pentacoli, mago e re di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' com'è l'energia in generale. Diciamo che andiamo a vedere qual è il movimento energetico più importante del periodo. Poi, in un secondo momento, andiamo a vedere come uno sviluppo mensile delle energie. Tenete presente che questa è una di 4 letture che ho già pubblicato per il 2026 e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Partiamo da questo 6 di denari, io sento che c'è già qualche cosa di attivo che voi avete, può essere un lavoro, può essere un progetto, che secondo me qualcuno potrebbe pensare o decidere di lasciarsi indietro. Allora, per i 6 di pentacoli abbiamo un fante di spade e un fante di bastoni. C'è come un capitolo che si chiude con questo 10 di spade. Ragazzi, la vedo molto positiva, devo dire. Io credo, perché se di Pentacoli fa riferimento ai contratti, qualcuno potrebbe aver trovato lavoro magari a fine dicembre, a fine 2025, o comunque aver stipulato degli accordi per appunto il 2026 e sento che effettivamente con questo 10 di spade potrebbe chiudersi un vecchio capitolo. Di solito il 10 di spade, la traduzione diciamo letterale se vogliamo, è la chiusura con la sofferenza. Quindi, siccome poi sotto c'è anche un imperatore, un 6 di coppe, potrebbe esserci qualche ruolo di un certo livello per il prossimo 2026. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Ho volato una carta. 10 di spade nuovamente e 7 di pentacoli. Sì, ci vorrà un momento affinché questa sofferenza venga effettivamente percepita come chiusa. Può essere una sofferenza magari nel vecchio posto di lavoro. C'è come un cambio secondo me. Andiamo a vedere il 3. Abbiamo il carro e un 3 di pentacoli.
Potrebbe esserci da spostarsi per questo lavoro, ragazzi, considerato il carro. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Io ho come l'idea che questa nuova occasione che arrivi, questo nuovo posto di lavoro che arrivi, questo nuovo ruolo potrebbe non essere esattamente quello che voi vi aspettate. Cioè, quello che arriva a me è che se firmate questo contratto, se avete firmato questo contratto, in qualche modo dovrete dipendere dalle decisioni di qualcun altro. Ora, non lo vedo negativo, nel senso, è un dato di fatto, punto. Non è né negativo né positivo, però comunque diciamo che questa posizione vi permetterà di espandervi. Secondo me il primo semestre del 2026 è un ottimo periodo per seminare e diciamo che guardando l'imperatore, che è un numero 4, la tendenza del 4 è quello di migliorare quello che già c'è, no? E quindi qui ho come l'idea che potreste essere messi a capo di un settore, di un'azienda, di un qualche progetto per riorganizzarlo e ci vorrà comunque il suo tempo. Non vi nego che con questo 3 di spade dovrete fare parecchi sacrifici, magari avendo anche il carro dovrete spostarvi molto, parlare con diversa gente, cercare come di unire diverse teste e appunto questo potrebbe farvi dipendere dalle scelte altrui, però comunque è quello che bisogna fare affinché il progetto riesca a crescere, riesca ad espandervi. Capisco adesso questa sacerdotessa, è come se voi aveste già l'idea del lungo periodo, sapete già dove volete andare, come dovete fare per arrivarci, quali sono le esperienze del passato. Qui c'è un 6 di coppe, potrebbe essere un sogno o potrebbe essere anche una collaborazione con qualcuno che conoscete da tanto tempo, o magari ripescare quel fornitore, quel consulente, quel tecnico con il quale o la quale avete già lavorato e che sapete vi possa dare una spinta in avanti. Andiamo a vedere il mago. Regina di coppe e 4 di coppe, datemi una carta per il 4. 10 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il re. Mm. 4 di bastoni, 6 di pentacoli e asso di pentacoli. Ho come l'idea che dobbiate mettere in ordine qualcosa prima e questo imperatore è quello che vi aiuterà a mettere ordine per poi poter partire con qualcos'altro, perché qua abbiamo un nuovo contratto che potrebbe essere prossimo e questo mago e questo asso di pentacoli che mi dicono che sì, la partenza è lì. Io credo che potreste essere voi i consulenti che appunto vedete al di là, non è tanto quello che è giusto, quello che è sbagliato, ma quello che c'è. E quindi, ripeto, non so se siate voi o se sia un consulente esterno, se sia qualcuno, però sento come se il periodo fosse dedicato al rimettere a posto qualche cosa a livello lavorativo, potrebbe essere il lavoro in sé che suppone di dover mettere a posto qualche cosa, potrebbe essere mettere a posto un gruppo, come gli equilibri all'interno di un'azienda. Una volta fatto questa sistemazione, questo accomodamento, secondo me si prepara poi un terreno. Diventerete un capo, ragazzi. Io ho come la sensazione che sì, qualche cosa per lo stile ci sia. Allora, parliamo di chi è disoccupato. Allora, secondo me qualche cosa c'è,
potrebbe essere un lavoro dipendente, potrebbe essere un lavoro in qualche azienda di conoscenti, di persone che, non lo so, magari un vostro amico conosce o ha il fratello della fidanzata che ne so che è un'azienda e ha bisogno e vi fanno entrare. Cioè può essere una cosa tipo conoscenze così, oppure una persona veramente del passato. Potrebbe essere un contratto perlomeno fino a 6 mesi, secondo me. Dopo, quando andiamo a vedere mese per mese, cercherò di dirvi quando potrebbe iniziare questo contratto. Comunque devo dire che con questo 6 di pentacoli, 10 di pentacoli c'è qualche cosa e soprattutto finisce una parte di sofferenza, quindi se siete stati senza lavoro fino ad adesso, nel 2026 potreste trovare effettivamente il lavoro. L'unica cosa è che probabilmente dovrete muovervi, dovrete spostarvi, dovrete fare un lavoro dove c'è da... mi fanno vedere un treno. Quindi può essere un lavoro con viaggi di lunga distanza. Mm, oppure uno di quei lavori dove ci si sposta solo il fine settimana. Però è una cosa stabile. Sapete, com'è che si chiama? Il cliente misterioso. Quel lavoro dove bisogna andare nei supermercati, per esempio, controllare il prodotto di una determinata azienda che vi sta pagando per vedere come è posizionato nel supermercato, se l'esposizione è fatta bene. Insomma, sono quei lavori che commissionano le aziende di una certa rilevanza, di una certa importanza, ehm, appunto per tenere d'occhio come il mercato propone il suo prodotto. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora secondo me qua ragazzi arriva una promozione, un aumento di responsabilità. Non dico che sia male, dovrete comunque rispondere sempre a qualcuno, anche se diventerete i capi reparto, per esempio, avrete sempre qualcuno sopra di voi a cui dover rendere conto, ma vi darà un potere, una forza, una concretezza, cioè dimostrerete veramente di che pasta siete fatti. Io sento che farete crescere il settore o l'azienda nella quale entrerete. È come se deste una nuova base solida. Nonostante questo, allora, a parte che il contratto anche qui per voi potrebbe essere di 6 mesi, no? Cioè, facciamo un periodo di prova. Se ti piace, ipotesi, stare a capo di quel reparto e proviamo per 6 mesi, poi tra 6 mesi vediamo se si conferma oppure se non ti piace e vuoi cambiare. Comunque anche per voi c'è come un periodo dove si deve lavorare per sistemare quello che c'è e alla fine ce la farete. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, allora io qui sento come delle collaborazioni che effettivamente un po' vi vincoleranno, però è come se fossero collaborazioni in linea con il vostro modo di vedere le cose. Non vi nego che potrebbe volerci del tempo, dello spazio, spazio fisico per o creare questa nuova collaborazione o mi viene da dire ampliare l'azienda. Secondo me è proprio una questione strutturale. Vi dico che potrebbe esserci qualcuno che ha bisogno di spostarsi in questo periodo, di traslocare proprio con l'azienda, con la ditta. E vi dico, potreste anche valutare un immobile, ma secondo me deciderete prima di affittarlo per 6 mesi, per vedere se vi trovate bene, se, non lo so, i fornitori piuttosto che i clienti riescono a trovare l'azienda per venire a fare i carichi e gli scarichi. Cioè, non lo so, è come se fosse un periodo di prova, diciamo, il primo semestre del 2026, però insomma,
non va male, ecco, non va male. Diciamo che è un periodo di assestamento, se vogliamo, che vi dà la possibilità di valutare un nuovo futuro, se vogliamo. Parliamo di progetti. Allora, per chi avesse dei progetti, sento ragazzi che a parte che siete impegnati sul lavoro, su questo cambio, su questa stabilizzazione, meglio detto. Però io ho come la sensazione che non sia un buon periodo per spingere sul vostro progetto, potrebbe richiedervi tanto tempo, tanto sforzo, è come se non fosse il momento. Vi dico, secondo me è meglio o puntare ad altro, cercare qualche cosa che magari vi dà risultati più nell'immediato, oppure mettere in stand-by questo progetto. Non lo vedo tanto positivo come evoluzione, diciamo così, no? Ehm, Parliamo di soldi. Innanzitutto sento che qualcuno inizierà ad occuparsi, a prendersi la responsabilità del proprio futuro a livello economico. Cosa vuol dire? Secondo me qualcuno inizierà a fare degli investimenti o a fare un fondo pensione, un fondo investimento. Potreste anche parlare di borsa piuttosto che azioni, bot, BTP, CCT, quello che vi pare. Ehm, Però quello che mi arriva è che siete alle prime armi. Quindi appoggiatevi a qualcuno che già lo fa da diverso tempo, non solo per farvi consigliare, ma proprio per imparare i trucchi del mestiere. Devo dire che comunque secondo me, se avete già roba investita, se avete già degli investimenti attivi, frutteranno. Ok? Ripeto, per chi ha le prime armi, fatevi un attimino consigliare, anche perché c'è come da prendere questa abitudine di tenere sotto controllo l'evoluzione dell'energia. E se parliamo proprio di flusso di soldi, mm, allora qualcuno potrebbe aver bisogno di investire del denaro in più per la propria immagine, soprattutto se cambiate azienda, se avete un ruolo nuovo, sapete, no? Avete come bisogno di darvi un tono. E per qualcun altro potrebbe essere l'automobile, che ha bisogno magari di una revisione, di qualche ehm, cura o coccola. Però tutto sommato vi dico, i soldi non mancheranno secondo me, anzi, i soldi abbonderanno. Più che tutto, ecco, vedo come un restyling dell'immagine. E vi dico anche che potrebbe essere il caso per qualcuno, a livello di soldi, di fare come una pianificazione semestrale, cioè gennaio ho questa spesa, febbraio mi esce questo, marzo mi esce questo, aprile mi entra, giugno mi esce e quindi in base a quello che entra e che esce cercare di suddividere, diciamo, le spese aggiuntive, perché ci sono certe spese fisse che non si possono cambiare ovviamente. Mm. Ok, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppa l'energia. Partiamo con un cavaliere di bastoni, cavaliere di spade, poi abbiamo la luna, il mago che avete già qui, re di coppe che avete già qui, e sacerdotessa e due di coppe. Ok, vabbè, qui è molto semplice ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, c'è una carta mese. Allora, cavaliere di bastoni a gennaio mi parla di un inizio abbastanza potente, abbastanza contento, con passione, con voglia di fare, voglia di andare oltre.
Potrebbe esserci un rallentamento verso febbraio o come un ripensamento, perché poi avete anche la luna fa proprio riferimento alle paure che potrebbero venire a galla, ai timori, al fatto che si possa anche vedere la cosa solo da un certo punto di vista, cioè come avere una visione parziale. Io credo che questo lavoro potrebbe iniziare proprio a gennaio, vi dico. O gennaio o aprile. Adesso dipende poi se siete nati nella prima decade, nella terza. Comunque, o gennaio o aprile. Diciamo che c'è l'inizio, c'è come questo momento di stasi, come vi dicevo anche qua, dove si cerca di rimettere un pochettino a posto quello che già c'è, si danno come delle nuove regole sul vecchio. Potrebbe essere un momento con questa luna di titubanza, marzo devo dirvi che potrebbe essere un mese abbastanza ballerino a livello emotivo, potreste farvi prendere un po' dallo sconforto, qualcuno potrebbe anche aver voglia di andarsene, però poi a aprile abbiamo questo mago, secondo me è come un no, ok, adesso mettiamo mani in questa situazione, in questa ehm, catena di montaggio, mi dicono. In questa potrebbe essere una catena produttiva, per esempio, no? È come un ok, le cose non sono funzionate fino ad adesso, così proviamo a cambiare a vedere se funzionano diversamente. È come mettersi all'opera. Poi abbiamo maggio, questo re di coppe al contrario. Sento che si tratta di diplomazia qui. Con questo re di coppe è come se avesse bisogno di essere leader e non capi, ok? Un capo è qualcuno che comanda, un leader è qualcuno che stimola, che sprona, che dà, fa vedere con il proprio esempio, no? Come si fa. Vi dico, si termina poi con la sacerdotessa, che è la stessa carta che avete qua all'inizio della lettura, come se alla fine del semestre si vedesse tutto più chiaro. Poi qui abbiamo anche un 2 di coppe, quindi mi parla di un, qui anche un 4 di bastoni, quindi qui mi parla di un qualche cosa che può arrivare ad un punto di incontro, ad un punto di equilibrio. Io credo che, perché la sacerdotessa è colei che vede oltre gli opposti, il bianco e il nero, il giorno e la notte, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, no? Io credo che questo periodo qui, diciamo, fine inverno e primavera, possa avere a che fare con il sistemare delle cose, mentre il periodo più, diciamo, verso l'estate è un ok, adesso abbiamo portato alcuni cambi, abbiamo manifestato alcuni cambi, vediamo come si sviluppa nel lungo periodo. Guardate che mago e sacerdotessa parlano di legge di manifestazione o sì, perché lei usa la visualizzazione, il polo positivo, e lui usa il fare, la mente organizzativa, il polo negativo. E per chi non lo sapesse, quando si lavora con la legge di manifestazione bisogna lavorare con tutti e due i poli, perché se no non si avvera. O se si avvera, se si manifesta quello per cui state lavorando, perché per esempio siete lì tutti i giorni con forza di volontà, si manifesta, ma non essendoci il polo positivo, dopo un po' casca. E quindi bisogna lavorare con tutte e due le parti, la parte che dà energia, dà amore, e la parte che dà ordine, struttura e regole. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Wow! Successo e abbondanza, prossima stagione, ragazzi. Io lo vedo, lo so, lo sento. Avete questo imperatore bellissimo, avete l'imperatrice, cioè, voglio dire. Qui parla della prossima stagione. Ora, dipende da quando state ascoltando la lettura. Io sto pubblicando a novembre 2025, quindi potrebbe trattarsi o dell'inverno, considerato che adesso siamo in autunno, o se l'ascoltate a inverno iniziato, si può trattare della primavera. Io sento la primavera, però dipende anche lì, come ho detto prima, in che decade siete nati.
Va bene, allora adesso andiamo a vedere un oracolo dove, diciamo, io vi leggo 6 frasi e in una di queste frasi almeno dovrebbe farvi vibrare qualche cosa, dovrebbe farvi scattare qualche cosa a livello cerebrale. Ce ne sono di 2 tipi. Ok, allora abbiamo una parte azzurra e una parte rossa. Una riguarda un po' di più l'agire, l'altra un po' più il pensare, mettiamola così. E sono su 3 livelli, spirituale, mentale e fisico. Vi leggo la prima. Da un punto di vista spirituale, la maturità che porta a purificazione per far sorgere la tua fede. Qui è come se parlasse di togliere certe credenze limitanti, di togliere certe ingenuità, 6 di coppe, per darvi come una speranza in più. Dov'era la stella? Avevate la stella da qualche parte? Sì, eccola qua. Cautela riguardo ai segreti e delle tendenze nascoste, quindi io sento che con questo imperatore voi sapete da che parte tira la banda, però voi sarete bravi destreggiatori, bravi prestigiatori nel cambiare le cose, secondo me. Perché poi ci arrivate all'equilibrio e qui avete il 4 di bastoni alla fine. Limiti imposti risultanti dal potere di grandi situazioni o eventi travolgenti. Qui risento l'armatura proprio dell'imperatore, cioè ormai vi siete infilati in questa cosa e dovete stare entro i limiti, dovete ricreare i confini e i limiti, secondo me, con questo imperatore. Cioè come ridare le regole, rimettere l'azienda o le persone in carreggiata. Sii realistico sullo straordinario potere della preghiera, cercando l'unità con tutto ciò che è. Sacerdotessa, vede l'uno. La sacerdotessa, qua si vede, ha il sesto chakra illuminato, che è il terzo occhio. E vi dico una cosa, perché c'è un occhio solo sulla fronte, quando noi fisicamente ne abbiamo 2? Perché nella vista fisica abbiamo 2 occhi perché vediamo la dualità, il bene e il male. Il terzo occhio è uno perché vede l'unità, perché vede le cose nel suo insieme. Lo spiego tutto molto dettagliatamente nella sezione degli abbonati, tutti questi temi metafisici, esoterici. Preoccupati per gli aspetti più elevati e più bassi della filantropia. Oh, che interessante. Anche qui, alto, basso, insomma. C'è sempre come una dualità. Devi attendere prima di poter controllare la situazione, tieni nascosto il tuo coinvolgimento. E sempre l'imperatore mi viene in mente. Qui il coinvolgimento c'è perché comunque abbiamo un re di coppe. Io sento che fate quello che fate per passione, per amore, per dedizione, cioè vi piace proprio. Ragazzi, è un buon periodo. Riuscirete a vedere al di là delle cose come stanno, un po' come dire, vedrete al di là del vostro naso, cioè voi, secondo me c'è questa nuova impresa, può essere una nuova azienda, un nuovo ruolo, quello che per voi è, dove si tratterà di portar pazienza e iniziare a sistemare i pezzi di quello che già c'è fondamentalmente. Però con il tempo, secondo me, riuscirete ad ottenere come dei risultati stabili. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto.
Diversamente potete anche fare lo stesso lavoro attraverso la sezione degli abbonati. Lì sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine di numero perché sono un corso di formazione su tutto quello che io ho imparato in quasi 30 anni di studi. Io praticamente l'ho condensato e l'ho messo lì a disposizione per aiutarvi nel vostro processo di crescita, nella presa di consapevolezza, nell'autoconoscenza, insomma, è un bagaglio inestimabile. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo non mi resta che augurarvi un 2026 super splendido. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!